Ciao, sono Aldo Pellegrini e questo è il secondo video su Quad Cortex. Oggi voglio andare a parlare di un preset che ho realizzato per i miei live. È un pop rock preset, l'ho chiamato, quindi un preset che ha dei suoni clean, ambiente, che ha dei suoni distorti crunch, che ha dei suoni distorti maggiormente per il solo. E adesso andremo a vederci due clip veloci giusto per ascoltare di che cosa sto parlando. Se ti piace quello che stai vedendo e sei interessato a questi argomenti, iscriviti al canale e clicca pure la campanellina, così una volta che ci saranno dei nuovi contenuti sarai informato automaticamente. Ok, adesso andiamo a vedere dei piccoli video realizzati per sentire i suoni e dopo andiamo in Cortex Control giusto per vedere come è strutturato questo preset. Mi sono fatto male ancora restare in piedi è facile per me, sto già bene, sto già sai che c'è, io non ho più bisogno di te, sto già bene. Eccoci tornati e andiamo subito a vedere come è fatta questo preset. Vediamo anche come è un po' strutturata nella nostra griglia sostanzialmente. Allora, io uso generalmente le scene E, F, G e H perché lavoro in hybrid mode, quindi nella riga sopra ho i miei preset, nella riga sotto ho le mie scene, i tasti del Quad Cortex, e dopo switcho in Stompbox mode, quindi a me piace cambiare, accendere, spegnere i vari effetti durante una canzone o durante una serata senza essere, diciamo, obbligato a mantenere la scena, quello che mi offre la scena. E inoltre utilizzo molto il pedale espressione per aumentare e diminuire quello che sono gli effetti ambiente, quindi i delay, i riverberi principalmente. Andiamo a vedere come è realizzata questa patch, come si struttura, come gira il segnale e quali effetti, diciamo, quali moduli ho utilizzato. Come vedete qui c'è un input 1, la rete, il segnale in questo caso viaggia dritto e qua abbiamo un compressore, un wah che è controllato dal pedale di espressione numero 1. Qua ho dei drive, un exotic che utilizzo come boost per i canali puliti principalmente, e questo Minsk Drive che sostanzialmente è il clone, è il modello del clone per quanto riguarda Quad Cortex. All'inizio, e lo uso solo sul clean, ho un opto compressor, un compressore. Ok,
le testate, cosa uso come amplificatori? Per il clean uso un profilo di un custom audio insieme a un finale 290 della Mesa. La cosa interessante di Quad Cortex, come vedete qui, io posso utilizzare contemporaneamente un profilo e anche invece un modello, che in questo caso è un Vox AC30 canale normal. Adesso poi andiamo magari a vedere nello specifico come sono settati. Diciamo come suona questo canale clean? Così. Ok, come sentite c'è un riverbero abbastanza ampio e in questo caso il pedale espressione era tenuto a 0. Ovviamente lavorando col pedale espressione posso dare più effetto, quindi si ottiene questo. Ok, poi andiamo a vedere come sono realizzati, come sono diciamo concatenati i vari effetti. Sempre lavorando, come si diceva prima, in Stompbox mode, io trovo nel mio Quad Cortex la possibilità di attivare e disattivare i vari effetti. In questo caso potrei lavorare di un chorus, cambio il pick up. O che ne so, un vibrato. Solo vibrato e gli do più effetto. Ok, andiamo a vedere quindi. Qua lavoriamo, come si diceva, con il custom audio. Io ottengo sempre un po' un gain che mi dia quel crancino, no? L'edge tone, chiamiamolo così. Infatti se switcho e vado sul pick up al ponte sentirete un po' quasi distorto. Ok? Qui sto usando sostanzialmente un segnale che viaggia dritto, dopo viene splittato da questo mixer prima della prima testata per essere mandato simultaneamente al custom audio e al Vox. Quindi io potrei dargli più, che ne so, cambiare un parametro di una sola delle due testate o dei due ampli. Per far sentire delle caratteristiche diverse, no? Quindi questo sta a noi poi decidere come vogliamo gestire i vari ampli. In questo caso nel primo canale sto andando in un cabinet Orange 4x12 con i V30 e credo lo stesso, esatto, sì, lo stesso nella riga di sotto con solo un posizionamento diverso dei due microfoni. Come vedete tutte e due questi segnali li mando poi
su questa riga. Qui vedete un altro cabinet e un'altra testata che sono spenti. Sostanzialmente avevo previsto inizialmente anche un altro ampli più distorto, più saturo, ma non lo utilizzo perché mi basta quello che ho in questa griglia, anzi potrei proprio eliminarli. Vedete com'è semplice gestire poi. Ok, quindi il suono in questo caso poi mi va dentro un tremolo, che è questo, un chorus, che adesso vedete grigio scuro perché sono spenti, no? Nel momento in cui poi vado ad attivarli dalla pedaliera li vedo attivi. Il chorus potete lavorare in sync, quindi potete anche far oscillare il chorus in base al tap tempo che regolate voi con i vostri pedali, ma non entriamo adesso nel dettaglio degli effetti. Ho ottenuto un EQ generale, generalizzato su tutte le scene sostanzialmente. Dopo ho risplittato il suono per andare in un polyoctaver, che se ho bisogno di utilizzare, se anche in questo caso poi su qualche scena viene attivato, un dual delay settato con un quarto e un ottavo puntato, invece sopra, e questi vanno direttamente fuori, cioè il suono che passa di che viene splittato passa attraverso a questi due effetti per poi essere mandato direttamente all'out. Quindi in questo caso io ho un segnale che passa dritto, chiamiamolo un segnale dry tra virgolette, cioè il segnale diretto va ai riverberi per poi uscire sull'output, e i delay invece li metto in parallelo splittando il segnale con questo, vedete, questo dot, questo splitter che c'è qui. Se clicco qui dove c'è scritto multi output posso vedere poi anche il livello. Questo multi output posso utilizzarlo un po' come si usa in Fractal il preset leveling, praticamente il livellamento dei preset, che lì va ad agire sul sul volume di uscita dell'ampli. In questo caso invece noi andiamo a agire sul volume di uscita generale che può essere modificato per scena. Quindi è come se fosse il volume delle scene che c'è anche presente se si vuole in Fractal per esempio, e quindi come vedete qui questo è un volume di una scena che è diverso dal volume della seconda scena, che è diverso dal volume della terza scena. Quindi qua come vedete questo simbolo vuol dire che questo parametro è stato assegnato con dei valori differenti in scene differenti, questo per uniformare poi quello che sarà il suono del nostro preset fuori in uscita. Dicevo che questo preset è per un uso, diciamo, almeno io lo intendo per un uso live. Per quale motivo? Il semplice motivo è questo: nella zona cabinet vado ad effettuare i vari tagli di frequenze, quindi qua sono restato anche abbastanza alto perché ho lavorato sui bassi a 85 Hz, ho segato tutto, diciamo, in maniera con una curva abbastanza dedicata a quello che c'è sotto, potrei anche alzare un pochettino, e invece negli alti ho diciamo abbattuto tutto quello che c'è sopra i 12 kHz. Potrebbe essere necessario, in base alla tipologia di ampli che si utilizza, magari lavorare anche a 8000, 9000, 10000, dipende un po' da che ampli viene utilizzato nel programma. Per un utilizzo in studio, per registrazioni, di solito lascio tutto libero, taglio solo un po' le basse, ma gli altri li lascio passare in modo tale che se uno deve registrare in una DAW dopo va a correggere eventualmente i parametri sul mix di registrazione. Invece in un live dove ci sono i vari sistemi PA, i vari fonici e quant'altro, preferisco già dare un taglio un po' maggiore sulle frequenze alte per evitare di dar fastidio e di dover avere qualcuno che poi inizia a lavorare con le varie frequenze sui mixer. Ok, questo era il suono clean, come si diceva, un clean versatile, può essere utilizzato per delle ritmiche più, diciamo, funky. Oppure per qualcosa di
Qualcosa di più pop. O di più delicato. Ok, andiamo invece a un suono, il classico suono crunch. In questo caso stiamo utilizzando una Plexi, ok? È un Plexi 50, come vedete un gain relativamente basso, bassi e medi 6.5, 6.7, i treble li ho tirati un po' più in alto, la presenza è anche abbastanza importante. E suona così, pick up centrale per tenerlo un po' più crunch, più delicato. Se vogliamo fare un po' più ciccione col pick up alla tastiera, al manico. Ok, anche qui con i nostri pedalini possiamo dare invece un po' più di colore. Potrei utilizzare sempre questo suono per fare una ritmica un po' più forte. Tengo sempre un po' di delay sotto che mi aiuta, così mi dà un po' di colore. Quindi sentite, è un distorto ma non esagerato, non molto sacro. Giocando con i volumi e con i vari effetti, ok, quindi già anche per un classico, una ballad, un pezzo rock però che deve lavorare di dinamica, qua riuscite a sentire come un suono diciamo un po' più potente può essere comunque lavorato e mantiene la qualità del segnale delle frequenze, no? Quindi anche con un tocco leggero. Quindi questo è sempre lo stesso suono, questo. Però cambiando pick up e suonando delicatamente può diventare un pulito.
quasi involuto. Ok, come vedete qui, in questa patch comunque noi abbiamo in questa scena comunque abbiamo disponibili anche gli altri effetti. Allora io adesso ho attivato il mio bel Lush Reverb, ma potrei utilizzare la stessa scena per lavorare aggiungendo distorsione. Quindi aggiungo il mio pedale, sentite un po' di fruscio. Qua ho aggiunto il clone, oppure aggiungendo diciamo il boost più clean dell'Exotic. Quindi possibilità ce ne sono. L'importante è sentire la qualità delle frequenze, che restano chiare, belle, precise, nitide, non vengono impastate, restano ben definite. Ok, andando avanti sulla scena possiamo vedere la scena H, che è quella proprio distorta. In questo caso sostanzialmente viene aggiunto il clone che avevo aggiunto prima con un settaggio differente di boost. Io non uso suppressori perché così come idea non mi piace usare un suppressore per togliere il fruscio, che è fastidioso ovviamente, ma nel concetto che un solo viene utilizzato durante un pezzo e si presume che tu dopo da solo ripassi al tuo crunch o al tuo clean, generalmente quando ho queste due scene pulite senza rumori di fondo mi è più che sufficiente, così lascio libero il segnale di passare senza il rischio di esagerare con un gate che dopo magari mi va a tagliare nel momento in cui lavoro molto di volume, nel momento in cui abbasso troppo il volume magari mi va a tagliare le frequenze. Ok, quindi l'idea che volevo passare era questa, poi condividerò questo preset sul cloud, era per far vedere come si possono concatenare in maniera differente anche con gli splitter, chiamiamoli dei segnali che possono andare in parallelo per poi essere convogliati nel multimix. Multimix vuol dire che esce da più uscite, dalle main output XLR piuttosto che dalle uscite jack. E in questo caso posso gestire i vari segnali in maniera indipendente, quindi il segnale che va in questo delay posso decidere di mandarlo in modo diverso, quindi modo dritto, più volume o meno volume, dividendo le linee A e le linee B, quindi azzerare il volume che passa qui dopo questo splitter e farlo passare solo su questa riga, oppure mandarlo simultaneamente. Altra cosa invece è la potenzialità di usare un crossover in questo splitter. Quindi cosa succede? Posso decidere di mandare alcune frequenze in questa riga, quindi tutto quello che è sotto i 500 va sulla riga sopra e tutto quello che è sopra i 500 va sulla riga sotto. Quindi potrei decidere in base alle frequenze
di dare degli effetti differenti o dei pitch piuttosto che degli EQ, piuttosto che dei riverberi, dividendoli per le frequenze dello strumento. Ok, ma magari questo potrebbe essere il tema di un altro video. Quindi questo era quanto, questi sono i modelli e diciamo come strutturare questa tipologia di preset per poter essere un po' elastico nell'inserire e togliere i vari effetti man mano che c'è un'esecuzione. In questo caso io ho i miei Stonebox attivi e come vedete posso in qualsiasi momento attivare o disattivare i canali che ritengo più importanti per il mio playing. Bene, questo era quanto volevo farvi vedere. Se la cosa vi è interessato, iscrivetevi al canale e commentate dicendomi magari qual è l'argomento di vostro interesse, così posso realizzare altri video dedicati se vogliamo andare a fondo su alcuni modelli di pedalino, di effetto o su alcuni profili macchina, su alcuni profili di testate, di casse e quant'altro. Questo è tutto, vi ringrazio, ciao e alla prossima!